Ciao a tutti gli amici di Unico Podcast e benvenuti a questa nuova puntata dedicata all'Honor Magic 7 Pro. Un telefono che sta facendo parlare parecchio di sé. A giudicare dalle indiscrezioni sembra voler ridefinire gli standard del top di gamma. Eh sì, le voci che circolano sono davvero tante, tutte con un denominatore comune: l'innovazione. Honor sembra voler puntare molto in alto con questo nuovo modello. Esattamente. E noi oggi siamo qui per analizzare a fondo tutte le informazioni che abbiamo raccolto, video di anteprime, unboxing, leak, insomma tutto quello che ci può aiutare a capire se questo Magic 7 Pro è davvero il futuro degli smartphone. Direi che ci sono tutti gli ingredienti per una bella deep dive. Assolutamente. Iniziamo subito con quello che sappiamo sulla data di lancio. L'annuncio ufficiale è arrivato a fine ottobre in Cina, mentre per l'Europa dovremo aspettare gennaio 2025. Ma veniamo all'Esan, che a quanto pare subisce un bel restyling. Già Honor ha deciso di rompere con il passato e abbandonare i bordi curvi del display. Si torna al vetro piatto 2.5D con cornice in metallo, una scelta che lo avvicina al design di altri top di gamma recenti. Insomma, un ritorno alle origini che strizza l'occhio alla modernità. Però c'è un dettaglio che mi ha incuriosito: il modulo della fotocamera ha una forma particolare. Esatto, una forma insolita che lo rende immediatamente riconoscibile. Sarà interessante capire se questa scelta di design avrà un impatto anche sulla qualità delle foto. E poi c'è questa finitura bianco ghiaccio, che a giudicare dalle immagini sembra davvero elegante. Un bianco perlato satinato e udite anti-impronta. Finalmente uno smartphone che non si trasformerà in un campo minato di ditate dopo 5 minuti. Sembra che in Cina siano disponibili anche le colorazioni oro e blu. Chissà se arriveranno anche da noi. Speriamo, ma la vera novità in termini di design è la certificazione IP69. Non solo la classica resistenza all'acqua, ma anche ai getti d'acqua ad alta pressione. Praticamente indistruttibile. Diciamo che è un bel passo avanti in termini di robustezza. Questo significa che potrai usarlo senza preoccupazioni in qualsiasi situazione, anche sotto la pioggia battente o durante un'escursione in montagna. Parliamo del display 6.8 pollici tecnologia OLED, risoluzione 2800 x 1280 pixel, numeri che promettono un'nitidezza incredibile. Assolutamente. E non dimentichiamoci del refresh rate adattivo che va da 1 a 120 Hz. Questo significa un'esperienza di utilizzo estremamente fluida che si adatta automaticamente al tipo di contenuto visualizzato. E poi sentite questa luminosità HDR dichiarata di 5000 nits? Praticamente potremmo usarlo come torcia di emergenza. Scherzi a parte, questo dovrebbe garantire colori brillanti e un contrasto eccezionale anche sotto la luce diretta del sole. Da quello che si vede nei video, il display sembra davvero promettere bene. Bisognerà però testarlo a fondo per capire se queste premesse saranno confermate nella realtà. Sotto la scocca troviamo il chipset Snapdragon 8 Elite con ben 16 GB di RAM. Una potenza di calcolo davvero top di gamma, non c'è che dire. Direi proprio di sì. Con questo hardware il Magic 7 Pro non dovrebbe avere problemi a gestire qualsiasi tipo di applicazione, anche le più pesanti. Che si tratti di gaming, multitasking o editing video, questo smartphone dovrebbe garantire prestazioni al top. E ora veniamo al pezzo forte. Prepariamoci un'esplosione di megapixel. Il sensore principale è da 50 MP con apertura focale variabile, una caratteristica che permette di regolare la quantità di luce che entra nell'obiettivo e di ottenere effetti creativi come lo sfocato. Quindi potremmo avere sia foto nitide e definite sia scatti con un piacevole effetto bokeh, quello sfondo sfocato che tanto va di moda, giusto? Esattamente, ma non finisce qui. C'è anche un ultra grandangolare da 50 MP che può essere utilizzato anche per le macro e un teleobiettivo, tenetevi forte, da 200 MP con zoom ottico 3x. 200 megapixel, ma è una follia. A cosa servono tutti quei megapixel? Innanzitutto permettono di catturare un'enorme quantità di dettagli, soprattutto quando si utilizza lo zoom. Inoltre, grazie all'intelligenza artificiale, il Magic 7 Pro è in grado di combinare più scatti per ottenere immagini ancora più nitide e luminose. Insomma, un vero e proprio mostro di potenza. Ma a questo punto la domanda sorge spontanea: come se la cava la batteria con tutto questo hardware? La batteria ha una capacità di 5850, ma non è la più capiente sul mercato, ma grazie al nuovo chip Snapdragon 8 Elite e alle ottimizzazioni software l'autonomia dovrebbe essere più che soddisfacente. E poi c'è la ricarica super rapida, sia cablata che wireless, che ti permette di fare il pieno di energia in pochi minuti. Certo, la ricarica rapida è ormai uno standard per i top di gamma, ma la vera incognita è il prezzo. In Cina il Magic 7 Pro parte da circa 620 sterline, ma si vocifera che il prezzo in Europa potrebbe essere molto più alto. Ecco, questo è il punto dolente. Se Honor vuole davvero competere con i big del mercato, dovrà proporre un prezzo competitivo, altrimenti rischia di rimanere un prodotto di nicchia.
Concordo. Sarà interessante vedere la strategia di Honor per il lancio in Europa, ma al di là del prezzo, il Magic 7 Pro sembra davvero un prodotto completo e innovativo, con un occhio di riguardo al design e alla fotografia. Insomma, un degno erede del Magic 6 Pro e un serio rivale per il Samsung Galaxy S25 Ultra. Non ci resta che aspettare gennaio per scoprirlo con mano. Abbiamo parlato di design, di fotocamere, di prestazioni, ma c'è un aspetto che non abbiamo ancora approfondito e che potrebbe essere decisivo per il successo di questo smartphone, il software. Hai ragione, il software è l'anima di ogni smartphone e in questo caso Honor sembra aver fatto un lavoro davvero interessante con la nuova Magic OS 9 basata su Android 15. Dalle anteprime che ho visto sembra che la Magic OS 9 sia un'interfaccia molto curata e ricca di funzionalità innovative, soprattutto per quanto riguarda l'intelligenza artificiale. Esattamente, Honor ha puntato molto sulle AI per migliorare l'esperienza utente introducendo funzioni come la traduzione in tempo reale, il riconoscimento delle scene e la personalizzazione avanzata delle impostazioni. Ad esempio ho letto che la Magic OS 9 è in grado di riconoscere il tipo di contenuto che stiamo visualizzando e di adattare automaticamente la luminosità e il contrasto dello schermo per ottimizzare la visione. È vero, e non solo l'intelligenza artificiale viene utilizzata anche per migliorare la qualità delle foto, per gestire in modo più efficiente la batteria e per personalizzare l'interfaccia in base alle nostre abitudini di utilizzo. Insomma, sembra che Honor abbia davvero sfruttato al massimo le potenzialità dell'AI per creare un'esperienza utente fluida, intuitiva e personalizzata. E non dimentichiamo l'integrazione con gli altri dispositivi dell'ecosistema Honor come smartwatch, tablet e computer. La Magic OS 9 promette una connettività senza soluzione di continuità per un'esperienza utente davvero completa. Beh, insomma, questo Honor Magic 7 Pro si preannuncia come un dispositivo davvero rivoluzionario, un concentrato di tecnologia e innovazione che potrebbe davvero cambiare il modo in cui utilizziamo lo smartphone. Sì, e non vediamo l'ora di poterlo provare con mano per scoprire se tutte queste promesse saranno mantenute. Esatto. E a voi cosa vi ha colpito di più di questo nuovo Honor? Fatecelo sapere nei commenti. E non dimenticatevi di iscrivervi al canale Unicorn Reviews per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità dal mondo tech e lasciate un bel pugno di like se questa deep dive vi è piaciuta. Noi ci sentiamo alla prossima puntata di Unico Podcast. Ciao!